Buongiorno, sono Marcella Mallen, sono nata a Genova, sono sposata e ho 2 figli e attualmente ricopro un incarico di presidente di Manager Italia Roma e di Prioritalia. Sono associazione di rappresentanza di interessi delle alte professionalità del settore privato terziario e Prioritalia, che è il mio ultimo incarico, in particolare valorizza l'impegno civile della comunità manageriale al servizio del Paese. Un incarico che asseconda una mia passione nei confronti appunto del servizio a favore della collettività e per il bene comune. Come sono arrivata a questa posizione? Ho iniziato molti anni fa a lavorare nell'area legale per poi passare in quella delle risorse umane del personale, quindi ho ricoperto ruoli di via crescenti fino ad arrivare a fare il direttore del personale di un'azienda medio-grande italiana che si occupava di creazione di imprese e di sviluppo del territorio. Un percorso non sempre facile che mi ha imposto, diciamo, di conciliare i doppi incarichi che di solito hanno le donne, quindi sul lavoro e nella famiglia. Molto mi ha aiutato una network, una rete di sostegno parentale e familiare allargata. Altrimenti una donna difficilmente riesce a vincere questa sfida del doppio ruolo, della doppia presenza. Quindi un marito collaborativo che ha conciliato quindi le responsabilità familiari e all'epoca era più facile anche trovare lavori a tempo indeterminato appena uscita dall'università, quindi la possibilità di anche avere degli aiuti di lavoratrici, quindi di tate, di aiuti domestici. Mi è capitato, lavorando nel settore privato con responsabilità manageriale, di essere spesso, di aprire la pista, un apripista, considerata la mia età. Quindi anche nell'associazione di rappresentanza sono stata la prima donna presidente in Italia nel 2007. Per fortuna poi sono arrivate altre colleghe a ricoprire incarichi analoghi. Però nelle prime fasi pionieristiche era difficile anche comunicare a volte con i colleghi, abituati a logiche che a me piace definire da spogliatoio, dove si fanno dei discorsi più maschili. Quindi un po' di noia, devo dire anche, e di difficoltà quindi a confidenze tra appunto pari. Il consiglio che mi sento di dare oggi alle giovani generazioni, alle giovani donne, è quello di darsi una possibilità, quindi di fidarsi sempre di più del proprio sguardo e quindi di non cercare sempre l'approvazione degli altri, ma di avere fiducia in se stesse. Servono molta curiosità, molta disponibilità anche ad imparare per accettare anche le nuove sfide, considerato che viviamo tempi più difficili, più complessi rispetto al passato. Servono coraggio, serve passione, quella che si chiama anche resilienza, quindi resistenza, non abbattersi, una capacità anche a sostare a lungo nell'incertezza, ma convinte delle proprie capacità. Quindi avere un sogno, avere un progetto professionale ed esprimere anche, riconoscere i maestri ed esprimere anche gratitudine nei confronti delle persone che sanno dare il buon esempio nel corso del proprio percorso professionale. Quindi un messaggio tutto sommato positivo, il mio è un bilancio positivo e anche a quest'età ho tanta voglia di continuare ad impegnarmi, a lavorare, di assumermi le mie responsabilità sul lavoro, nel sociale e nel privato. Grazie.